Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Buongiorno, oggi incomincio con le patate, che siano bianche o rosse. Adesso andranno ben lavate, tagliate appena di lato e le faccio andare in microonde, ma volendo si possono mettere anche a bollire. Procedo con la ricetta. Lavate per bene o con una spugnetta o con una spazzola. Adesso vado a fare un'incisione appena da una parte e dall'altra. Poi le metterò nel microonde 3 minuti massima potenza. Al suono che si arresta rigiro le patate. È un metodo semplicissimo che volendo si possono utilizzare anche per fare delle patate croccanti tipo forno, poi in padella. Procedo. La precottura e le patate le possiamo preparare anche in anticipo, volendo anche 2 giorni prima. Trascorsi 3 minuti, senza bruciarvi, andate a rigirare le patate e le mettete per altri 3 minuti a massima potenza. La mia massima potenza è 8,50. 3 minuti perché le abbiamo girate. Se qualcuno risultasse ancora un po' dura, la lasciamo nel microonde e la facciamo andare ancora un minuto. Le patate si sono raffreddate, se vogliamo farle raffreddare prima le mettiamo ovviamente un po' in acqua fredda. Adesso vado a tagliare a metà. Io andrò a farle ripiene con la macinata di suino mista, ma si può utilizzare la salsiccia, verdure, quello che si vuole. In questo caso io ho del tritato fresco, utilizzerò un po' di grana, un pezzo di mozzarella per pizza, o possiamo utilizzare ovviamente della mozzarella o del formaggio a scelta, un po' di erba cipollina o possiamo utilizzare del prezzemolo fatto a pezzettini. 2 uova. Adesso vado a tagliare a metà la patata e la svuoto delicatamente. La taglio perfettamente a metà, che poi andrò a svuotare, e mi preparo tutte le patate in questo modo. Le ho tagliate tutte. A questo punto rigiriamo con la punta intorno alla patata, con tutta la buccia, ricordo. Prendiamo un cucchiaino, un cucchiaio, quello che ci viene più comodo. Piano piano svuotiamo il centro. Lasciamo un po' ovviamente di buccia e lo andiamo ad adagiare. Facciamo così tutte le patate, poi il centro andrà riutilizzato con gli altri ingredienti. Rifiliamo appena un po' e proseguiamo. Nel frattempo ho preso una teglia, l'ho imburrata e ho passato del pan grattato sopra e ho spolverato un po' di sale. Possiamo utilizzare anche la carta da forno. Ho messo la carne tritata in un contenitore, sbattuto appena le uova. Adesso vado a schiacciare con la forchetta tutte le patate, ma possiamo utilizzare anche un coltello e farla a pezzettini. Andrò a mettere tutto il dentro con la mozzarella fatta a pezzetti. Procedo. Farò un po' un misto, un po' schiacciata e un po' taglierò grossolanamente le patate, tanto poi andrà tutto mischiato insieme nell'impasto. Adesso schiaccio le altre, bene, e poi andrò a unire il tutto aggiungendo un po' di sale, volendo un po' di pepe. Io non ne metto perché stasera ho anche dei ragazzi. Ho aggiunto un po' di parmigiano e adesso vado a rigirare bene il tutto, da amalgamare e unire tutti gli ingredienti, dalle patate all'uovo, e per ultimo andrò a mettere la mozzarella a pezzettini o il formaggio che si fonde. Procedo fino a terminare. Allora, come potete notare, ho già fatto i pezzi, ho miscelato bene le patate, adesso mischio la mozzarella e poi andrò a riempire le bacchette di patate che l'ho tagliato nelle varie forme e le metterò sopra. Nel frattempo procedo. E mentre vado avanti, come sempre, vi chiedo: la ricetta vi interessa? Vi piace? Io vi ringrazio. Lasciatemi un commento se le avete mai mangiati. Qua a Torino c'è un locale dove fanno solo patate ripiene in tutti i modi. Scrivetemi se l'avete mai mangiato, già fatto. Condividete la storia, il video, e io vi ringrazio che mi aiutate a far crescere il canale. Procedo e vi mostro poi prima di infornarli. Grazie. A questo punto prendiamo la patata e la andiamo a riempire fino a terminare bene il tutto. Adagiamo sulla teglia, ne prendiamo una più lunga. Sopra, volendo, si può mettere della salsa concentrato o lasciarli semplicemente così con un po' di mozzarella, poi ancora sopra. A noi la scelta. Sistemo nella teglia fino a che ho terminato il tutto e poi vi mostro.
praticamente la teglia, ho utilizzato quella del forno, è completa. Altrimenti possiamo usare, se abbiamo di meno persone, meno patate. Adesso io vado, i miei nipoti mi hanno chiesto: nonna, fammeli un po' rossi, altrimenti potevamo lasciarli così, un po' di formaggio e mettevamo in centro. Adesso ho preso un po' di salsa, un po' di olio d'oliva, evo come l'avete, un pizzico di sale, riavviciniamo la teglia e copriamo generosamente con un po' di salsa, così fino a terminare. Andrò ancora a mettere un goccio d'olio su tutte quante a filo e poi vado a infornare a 170-180 20 minuti finché non vediamo la crosticina ben dorata, dipende dal forno. Preferisco avere una cottura uniforme, rimarranno morbidi, squisiti. Si possono anche riempire, mi sono dimenticata di dirvi, con patate e funghi, a voi la scelta di come prepararli. Ancora uno, un po' d'olio a filo, potevo prendere l'oliera, ma ho tutto qui sulla tavola e faccio prima. Ancora un po' di formaggio sopra e vado a infornare. Le patate ripiene rotonde a barchetta sono terminate. Ho spento 20 minuti prima perché stasera vado a riscaldare. Come sempre, grazie per la visione. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un commento, un like, un dislike, quello che volete, ditemi la vostra. Condividete, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, troverete tante altre ricette buone e semplici anche da fare. Grazie della visione, alla prossima ricetta. Dal canale di Virginia. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia.